Cari colleghi e colleghe, sono Marco Tibaldini e sono l'autore di questo modulo didattico. Iniziamo la lezione provando la ricostruzione di un autentico gioco norreno in uso nel Medioevo in Scandinavia e Danimarca e lo proviamo a coppie. Studenti e studentesse dovranno giocare fra loro, si potranno poi rimescolare le coppie e al termine della fase di gioco creiamo 4 isole di lavoro, distribuiamo studenti e studentesse in 4 squadre che dovranno competere fra loro nell'analisi di un particolare set di fonti storiche. In questo caso abbiamo tracce letterarie, iconografiche, rappresentazioni di tracce materiali derivate da diverse culture del Medioevo. Abbiamo brani di letteratura bizantina, abbiamo incisioni runiche, traduzioni di incisioni runiche ritrovate in Svezia o Danimarca, abbiamo fonti letterarie inglesi, francesi, italiane, della Spagna cristiana, Spagna musulmana, del vicino Oriente, dell'Europa orientale e ortodossa, abbiamo trascrizioni di fonti persiane. Gli studenti dovranno leggerle, compararle fra loro e cercare poi di disporle su di una mappa geostorica. E analizzandole sicuramente sapranno individuare degli elementi ricorrenti fra loro che ci aiutano a creare il quadro della civiltà norrena. Dovranno appuntarli su questa pagina, come ad esempio noteranno sicuramente che erano soliti razziare le terre di altre genti, così come che erano degli esploratori, abili navigatori, esplorarono terre non ancora esplorate, oppure il fatto che erano dei mercenari o che erano dei mercanti. Ci sono 10 possibilità, non serve che gli studenti le riempiano tutte e 10, l'importante è che qualsiasi cosa scrivano venga poi associata a un diverso colore e questo colore deve poi essere riportato sulla mappa geostorica. Ad esempio, se indichiamo con l'arancio il fatto che erano dei razziatori, bene, proviamo ad andare a colorare di colore arancio le razzie vichinghe, le scorrerie vichinghe. Se invece con il rosso indichiamo il fatto che erano degli esploratori, dobbiamo colorare sulla mappa quelle frecce che ci sembrano raccontare delle iniziative di esplorazione geografica intraprese dai norreni nel Medioevo e così via. Questo è il nucleo del lavoro sotto il profilo formativo e didattico. In questo modo, analizzando queste fonti, noi possiamo, volendo, anche evitare di spiegare i norreni, i normanni e i vichinghi e le informazioni verranno ricavate dai nostri studenti grazie all'analisi delle tracce storiche presentate precedentemente. Per rendere un po' più interessante la partita abbiamo predisposto delle carte che creano un clima molto norreno, molto vichingo, molto normanno fra le squadre. Quindi ci sono delle azioni che le squadre possono fare l'una contro l'altra, ad esempio chi pesca la carta Re di Danimarca può scegliere una squadra avversaria e obbligarli a farsi dire 4 aspetti culturali che hanno individuato, a scelta però della squadra tributaria. Poi abbiamo ovviamente la carta dei razziatori vichinghi. Un'altra squadra a vostra scelta è obbligata a mostrarvi la propria scheda di lavoro per 30 secondi, quindi solo la scheda di lavoro che riporta gli aspetti culturali individuati. Dopodiché la carta dei navigatori. Chi pesca questa carta può guardare la mappa geostorica di un'altra squadra, ma non la scheda di lavoro, quindi può guardare i colori ma non capire a cosa sono abbinati. Se invece avete pescato la carta delle donne guerriere, proteggono il villaggio e nessuno può usare la carta dei razziatori o navigatori contro di voi. E poi abbiamo anche delle altre carte che premiano invece la capacità di studenti e studentesse di collocare sulla mappa geostorica le tracce storiche nel modo corretto. Come potete vedere, tutte le raffigurazioni sono state disegnate appositamente per questo gioco e gli studenti le apprezzano parecchio, apprezzano molto i disegni e anche l'aspetto ludico che si crea attorno al gioco di ricostruzione storica, quindi anche il fatto di potersi giocare delle carte, obbligarsi a dare delle informazioni
e questa è una cosa che crea un bel clima in classe. Io spero che questo modulo vi piaccia, che sia un'attività stimolante per voi, oltre che per i vostri studenti. Vi ringrazio per averlo provato.